Benvenuti, bentornati amici, continuiamo a parlare della riforma protestante. Questa e nella prossima lezione parliamo della riforma nei paesi nordici. Iniziamo dalla Danimarca, la riforma protestante in Danimarca, come si impone, come si diffonde. La riforma in Danimarca in realtà si diffonde sin dal 1520 e ottiene subito successo. Perché? Perché come in Germania, in Danimarca esisteva già il terreno pronto per accogliere la riforma. La decadenza morale e gli abusi della Chiesa erano evidenti a tutti. Sin dagli ultimi secoli del Medioevo la Chiesa danese veniva criticata da molti. I vescovi erano di scarso livello. L'alto clero era costituito da nobili proprietari che spesso non avevano un vero afflato, un vero zelo religioso. Un alto clero che non aveva più contatti in realtà con il clero delle parrocchie, rappresentava una casta privilegiata. Cominciano ad emergere alcuni umanisti erasmiani, come il frate carmelitano Paulus Elie nel 1520. Paulus Elie basava il proprio insegnamento sulle sacre scritture e attaccava la corruzione della Chiesa. Inizialmente lui apprezza Lutero, poi se ne allontana quando comprende il suo atteggiamento scismatico. Capite? Perché Elie voleva una riforma erasmiana, cattolica, all'interno della Chiesa, non voleva lo scisma come Lutero. Dopo Elie c'è da segnalare il predicatore Christian Pedersen, che proviene da Lund, il quale aveva studiato a Parigi e che aderì apertamente alla riforma. Pedersen pubblicò ad Anversa nel 1529 traduzioni in danese del Nuovo Testamento, dei Salmi e di opere luterane. Poi si trasferì a Malmo come stampatore, dove ovviamente continuò la sua opera di propaganda a favore della riforma. Il re di Danimarca, attenzione, era Cristiano II, che regna dal 1513 al 1523. Cristiano II era lui stesso fautore di una riforma cattolica, aveva interesse a colpire il potere della Chiesa, a ridurre il potere della Chiesa. Lui voleva colpire il clero e i nobili, che spesso abbiamo visto erano la stessa cosa, avvantaggiando la corona, cioè lui stesso, la borghesia e anche i contadini. Inizialmente Cristiano prese alcuni provvedimenti anti-ecclesiastici, poi però iniziò a perseguitare la Chiesa con accanimento e dispotismo. Per esempio succedeva che nominasse e destituisse i vescovi a suo piacimento, forse stava un po' esagerando, così suscitò una rivolta contro di lui. E nel 1523 Cristiano II fu costretto a fuggire, quindi fu detronizzato, dovette fuggire dalla Danimarca e si rifugiò nelle Fiandre, dove fino al 1531 complottò per ritornare, per riprendersi il trono perduto. Ma chi è adesso il nuovo re di Danimarca? Considerate che Cristiano II inizia, re deposto, inizia ad essere anche avvertito come pericoloso, perché dopo un viaggio a Wittenberg nel 1524 Cristiano II aderì al luteranesimo e fece tradurre il Nuovo Testamento in danese. Si tratta della prima versione del Nuovo Testamento in questa lingua precedente a quella di Pedersen a cui abbiamo appena accennato. Chi è appunto il nuovo re dopo la fuga di Cristiano II? Il Consiglio della Corona aveva eletto al trono suo zio, il duca Federico di Schleswig-Holstein, che prende il nome di Federico I, che regnerà tra il 1523 e il 1533. All'epoca la corona era elettiva. Federico I, nuovo re, promise di sostenere la Chiesa cattolica e di perseguitare i protestanti, ma in realtà non mantenne l'impegno. Lasciò libertà ai protestanti e ben presto, come tra poco vediamo, sostenne i protestanti, si schierò a favore dei protestanti.
il luteranesimo iniziò a ottenere consensi tra il popolo, soprattutto nello Schleswig, territorio sottomesso alla Danimarca ma abitato da tedeschi. Attenzione, adesso lo Schleswig-Holstein fa parte della Germania, ma all'epoca era stato conquistato dalla Danimarca. Sapete, lo Schleswig-Holstein è il territorio proprio di confine tra la Danimarca e la Germania ed era abitato da tedeschi, e quindi ovviamente lì facilmente si diffonde la riforma luterana. Nella città mercato di Husum, appunto nello Schleswig-Holstein, Hermann Tast, uno dei primi predicatori luterani in Danimarca, propone delle dottrine luterane sin dal 1522. Il clero cercò di indurre il re a reprimere i protestanti, ma come vi ho detto, senza successo. Peraltro il primogenito del re, il primogenito di Federico I il re, che si chiamava Cristiano, pensate, aveva assistito alla dieta di Worms ed era stato colpito favorevolmente dalla personalità di Lutero, sicché appoggiava la riforma. Nella penisola dello Jutland il movimento evangelico si manifestò a Viborg nel 1526. Qui predicava Hans Tausen, il più importante dei riformatori danesi, possiamo dire il Lutero della Danimarca. Tausen aveva studiato in varie sedi, tra cui Lovanio e Wittenberg, e possedeva un'eccellente conoscenza dell'ebraico. Presto Tausen trovò un ottimo collaboratore in Jürgen Jensen Sadolin, di cui sposò la sorella. Da Viborgo furono inviati predicatori evangelici in varie città. Un altro centro di irradiazione della riforma fu Assen, dove predicava Peter Laurenzen. A Malmo invece il movimento esordì nel 1527. Malmo, ve l'ho scritto qui. I predicatori importanti di Malmo erano il prete Klaus Mortensen Tendebingen, e anche il monaco Hans Olufsen Spandemager. In tutte queste città vengono fondate tipografie e seminari evangelici. Nel 1528 vede la luce il nuovo rito danese, ovvero la messa di Malmo, d'accordo? 1528, la messa di Malmo. Ma io perché vi ho scritto 1529? Perché nel 1529 il Consiglio cittadino di Malmo attua la riforma evangelica. Invece nella capitale, Copenaghen, gli inizi del movimento risalgono allo stesso 1529 con la nomina di Tausen a rettore della chiesa di San Nicola. Le due diete di Odense nel 1526 e nel 1527 e quella successiva di Copenaghen recisero il rapporto con la Chiesa di Roma, in quanto stabilirono che i vescovi dovessero essere eletti dall'arcivescovo e non dal papa. Tuttavia molti vescovi volevano restare fedeli alla Chiesa cattolica e vi furono anche sommosse popolari al contrario dei protestanti contro i cattolici. Federico I, in contrasto con le richieste di alcuni vescovi, riafferma la libertà per i luterani. Egli dichiarava di aspettare le decisioni di un concilio ecumenico. Ricordate quel concilio ecumenico che poi si sarebbe svolto a Trento, che in realtà non veniva mai indetto, non partiva mai. Quindi si erano create due chiese parallele, quella cattolica ufficiale e quella evangelica indipendente, che era totalmente tollerata e poteva predicare senza problemi. Tuttavia questa situazione non poteva essere mantenuta perché entrambe le fazioni, quella cattolica e quella luterana, desideravano la vittoria completa, schiacciando l'altra fazione che consideravano eretica, contraria alla Bibbia e perciò illegale. Nel 1530 si riunisce la Dieta di Copenaghen.
si organizzò una disputa tra cattolici e protestanti, che poi in realtà non ci fu, perché le due parti litigarono. Il re Federico I non poteva scontentare i vescovi cattolici, attenzione, perché aveva bisogno dei loro finanziamenti per le spese militari che la situazione richiedeva. E infatti il deposto Cristiano II, ve lo ricordate, si era riconvertito al cattolicesimo e minacciava un'invasione con una grande flotta per riprendersi il trono. Cristiano II era appoggiato anche da Carlo V, il grande, potente e cattolicissimo imperatore Carlo V, di cui aveva sposato la sorella. In vista di questa dieta, 1530, la dieta di Copenaghen, i protestanti prepararono la loro confessione, la Confessio Hafniensis, che significa la confessione di Copenaghen, perché Hafnia in latino significa Copenaghen. Questa confessione si distingue dalla Confessio Augustana perché è più polemica, è più popolareggiante, lontana dalle disquisizioni teologiche e dalle interpretazioni umanistiche. Persino, pensate, la giustificazione per fede non rivestiva grande importanza. L'idea era quella di tornare ad un cristianesimo semplice di tipo biblico, non necessariamente luterano. Nei 3 anni successivi, fino alla morte di Federico I nel 1533, la Chiesa cattolica danese si disgrega, gli ordini mendicanti vengono perseguitati, i frati scacciati dalle città, le terre ecclesiastiche secolarizzate. Il vescovo del Funen, Guildenstern, pur restando cattolico, operò delle riforme e prese come suo aiutante Sadolin, ve lo ricordate? Nel 1532 Guildenstern fu invitato in Norvegia ad organizzare la difesa contro Cristiano II che stava tentando lo sbarco. Sadolin riformò il clero secondo i dettami del Piccolo Testamento di Lutero e anche della Confessio Augustana, da lui stesso tradotta in danese. Nel 1537 Sadolin diventò il primo vescovo evangelico del Funen. Dopo la morte di Federico I, che vi ricordo avviene nel 1533, i cattolici cercarono di riprendere in mano la situazione. Nella dieta di Copenaghen del 1533 i cattolici si opposero alla successione del suo primogenito, vi ricordate, l'abbiamo già nominato, Cristiano, che era protestante, perché i cattolici puntavano sul giovanissimo fratello, sul fratello più piccolo di Cristiano, che speravano di educare come cattolico. Questo scontro sulla successione si trasformò in guerra civile. Il popolo era a favore della riforma. Nel 1534 i protestanti provocarono una sommossa a Malmo. Copenaghen e Malmo chiesero l'aiuto straniero, chiesero aiuto a Lubecca, che mandò un esercito agli ordini del conte Cristoforo di Oldenburg. Nello Jutland settentrionale scoppia una rivolta contadina. Nel 1534 i nobili dello Jutland eleggono re Cristiano III. Ecco, Cristiano, col nome di Cristiano III, riesce a diventare re. E lui era protestante. La riforma si impone con Cristiano III. Cristiano III ha bisogno di un po' di tempo per sottomettere tutto il regno, tuttavia un paio di anni dopo, nel 1536, Cristiano III impose la riforma protestante in tutta la Danimarca come legge dello Stato. Tutte le proprietà ecclesiastiche vennero secolarizzate, tutti i vescovi destituiti. Si tratta di un vero e proprio colpo di Stato. D'ora in poi tutto il potere temporale in Danimarca sarebbe stato quello del re. Alla Chiesa restava un potere spirituale. Le decime e ogni tipo di entrata
furono abolite. I vescovi evangelici, dapprima chiamati sovrintendenti, vennero stipendiati dallo Stato. Una parte dei guadagni della Chiesa furono utilizzati dal re per costruire scuole e ospedali. Nel 1537 il testo della nuova Costituzione ecclesiastica fu inviato a Wittenberg per l'approvazione da parte di Lutero e fu alla base dell'ordinanza ecclesiastica. L'ordinanza ecclesiastica divenne legge costituzionale qui nel 1539, in seguito ad una dieta tenuta a Odense. L'ordinanza ecclesiastica rimarrà in vigore, pensate, fino al 1685. L'applicazione della riforma non rappresentò una forte rottura con il passato. Il popolo danese era stato favorevole alla riforma sin dall'inizio e quasi tutto il clero rimase al proprio posto, accettando la nuova situazione. Fu affermato il carattere cristiano dello Stato, l'autorità suprema in campo religioso spetta al re come capo dello Stato cristiano. I vescovi vengono eletti dal clero della diocesi e i sacerdoti sono scelti dalle associazioni civili e religiose della città. La riforma danese, tuttavia, abbandona la semplicità delle origini, diventa più complessa, più strutturata e dogmatica e segue le linee di Melantone. E infatti, dopo l'attuazione della riforma, i rapporti con Wittenberg si fecero molto più stretti. La Chiesa danese finì per seguire il catechismo di Lutero e la Chiesa diventa sempre più importante. Un personaggio molto significativo fu Peder Palladius, che era vescovo di Zelanda, il quale aveva studiato 6 anni a Wittenberg. Scrisse un libro che ebbe grande successo, il Libro delle Visite. Era un predicatore trascinante, divenne il consigliere più ascoltato del re nelle cose ecclesiastiche, guidava gli altri vescovi, si occupò dei problemi religiosi anche in Norvegia e Islanda, come vedremo in seguito. Hans Tausen, il Lutero danese, fu nominato professore di ebraico all'università e nel 1538 iniziò a predicare a Roskilde, dove vi erano ancora parecchi cattolici. Nel 1541 fu fatto vescovo di Riede. Tausen, il più importante riformatore danese. E a Riede lui si occupò di costruire scuole e ospedali. Scrisse anche il Libro dei Sermoni, che ebbe grande successo, e tradusse il Pentateuco. E Cristiano III, il re che aveva animato e imposto la riforma in Danimarca, morì nel 1559. Nel frattempo, nel 1550, era stata pubblicata la Bibbia di Cristiano III, ovvero la prima traduzione delle Sacre Scritture in danese. In questa video lezione, oltre alla Danimarca, parliamo anche della riforma in Norvegia e in Islanda, perché sono due territori che hanno molto a che fare con la Danimarca. Quindi iniziamo con la riforma in Norvegia. Vi ricordo che all'epoca la maggior parte del territorio dell'attuale Norvegia faceva parte della Danimarca. La riforma e l'ordinanza ecclesiastica danese furono introdotte anche in Norvegia. La Norvegia era un territorio depresso da tutti i punti di vista, anche culturalmente. Pochi erano gli umanisti. Inoltre la Norvegia, a differenza della Danimarca, attenzione, non era predisposta ad accogliere la riforma protestante. La popolazione era legata alla Chiesa cattolica e non vi fu mai un movimento dal basso favorevole alla riforma. Il primo predicatore protestante in Norvegia fu un predicatore tedesco, Antonius, che operò a Bergen a partire dal 1526 e fu seguito 3 anni dopo dal predicatore Jens Viborg. A partire dal 1528 furono espropriate tutte le proprietà ecclesiastiche.
Il principale difensore della Chiesa cattolica norvegese e fautore dell'indipendenza nazionale norvegese, voleva che la Norvegia si staccasse, diventasse indipendente dalla Svezia, era l'arcivescovo Olav Engelbrektsson, che forse è meglio per semplicità da ora in poi chiamare semplicemente Olav. Ben presto Olav entrò in contrasto con il re di Danimarca, Federico I, che stava imponendo la riforma. Nel 1531 il re cattolico spodestato Cristiano II, ve lo ricordate, sbarca presso Oslo con l'intenzione di invadere la Danimarca e restaurare il cattolicesimo. L'arcivescovo Olav e le altre gerarchie ecclesiastiche si schierarono con lui, ma Cristiano II fu sconfitto e gettato in prigione e Olav dovette chiedere perdono a Federico I, re di Danimarca. Dopo la morte di Federico I nel 1533, Olev ci riprova. Olev, con l'appoggio dell'imperatore Carlo V, cercò di far eleggere come re un conte cattolico tedesco, ma il nuovo re protestante di Danimarca, Cristiano III, sbarcò con successo a Trondheim nel 1536. Cristiano III pose fine all'indipendenza della Norvegia, che fu definitivamente sottomessa alla Danimarca, ma Cristiano III pose fine anche alla supremazia cattolica. L'arcivescovo Olev fu costretto a fuggire nelle Fiandre. Cristiano III ordinò che la riforma fosse imposta per legge in Norvegia, proprio come era successo in Danimarca. Nel 1539 le diete di Oslo e di Bergen accettarono l'ordinanza ecclesiastica danese. I possedimenti dei vescovi furono incamerati dal re. Le innovazioni liturgiche e dottrinali furono però introdotte lentamente e con cautela per non suscitare l'opposizione di una popolazione che, come ho detto, era completamente cattolica. Molti vescovi furono deposti e imprigionati. Il vescovo di Bergen, Geble Pedersen, invece fu uno dei primi a schierarsi per la riforma e quindi fu riconfermato come vescovo evangelico nel 1537. Pedersen era amico del vescovo Palladius, ve lo ricordate, il vescovo danese Palladius. Pedersen scrisse anche un catechismo ad uso dei parroci norvegesi che ebbe grande diffusione. La popolazione era molto attaccata alle tradizioni cattoliche e continuò a seguirle a lungo. Molte parrocchie infatti restarono vacanti. Un'ulteriore difficoltà sta nel fatto che la lingua ufficiale della Chiesa riformata era il danese, non il norvegese. La Bibbia e il catechismo non furono tradotti in norvegese. Come sicuramente avete compreso, la Danimarca in questo modo cercò di imporre la propria lingua, la propria cultura in Norvegia. Ci vollero decenni per far attecchire la nuova fede. Il più importante dei vescovi riformati fu Jørgen Eriksson, vescovo di Stavanger dal 1571 al 1604, il quale fece moltissimo per riorganizzare la Chiesa. Un'ordinanza ecclesiastica norvegese venne promulgata solo nel 1607. Bene, ora per concludere la lezione parliamo velocemente dell'Islanda. Anche l'Islanda, come la Norvegia, era del tutto impreparata ad accogliere la riforma, perché anche qui la Chiesa cattolica era forte e guidata da due vescovi molto validi. La riforma arriva in Islanda grazie ai suoi collegamenti con i porti tedeschi, soprattutto Amburgo. I primi luterani furono Oddur Gottskálksson, che tradusse in islandese il Nuovo Testamento, e Gissur Einarsson, ma nessuno dei due trovò spazio per predicare pubblicamente la nuova fede, non ci provarono neanche. Dopo l'affermazione della riforma in Danimarca, Cristiano III, sempre lui,
Il re che aveva imposto la riforma protestante in Danimarca volle imporla anche in Islanda, però nel 1538 l'ordinanza ecclesiastica fu respinta dai due vescovi cattolici. Allora i danesi usarono le maniere forti e iniziarono a sopprimere i conventi. Il luterano Einarsson nel 1540 fu nominato vescovo. Alcuni vescovi furono incarcerati e torturati. Einarsson fece il possibile per diffondere il cristianesimo luterano, malgrado le condizioni avverse, ma morì nel 1548. Il vescovo Jon Arason, il vescovo cattolico Jon Arason, si oppose alla riforma e fu ucciso dai danesi insieme ai suoi figli nel 1550. A partire dal 1552, ad ogni modo, ogni resistenza cessò. Le proprietà ecclesiastiche furono secolarizzate e le chiese spogliate dei loro beni. La diffusione delle idee luterane andò a rilento, furono fondati seminari per l'istruzione del clero e il vescovo Palladius, ricordate il vescovo danese Palladius, si interessò personalmente alla situazione. Il vescovo di Holar, Gudbrandur Thorlaksson, che rimase in carica dal 1571 al 1627, diede un grande contributo alla diffusione della riforma. Nel 1584, e questa è l'ultima cosa che dico, fu pubblicata la prima traduzione della Bibbia in islandese, quindi riforma anche in Islanda come in Danimarca e in Norvegia. Bene, concludiamo qui questa video lezione, spero che possa essere stata interessante. Ci vediamo la prossima volta. Insistiamo, e per completezza insistiamo con i paesi nordici e parleremo nella prossima video lezione della riforma protestante in Svezia, oltre che in altri due territori nordici strettamente legati alla Svezia. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui, arrivederci a tutti.